State cercando una scrambler stilosa, nuova e soprattutto economica? Royal Enfield Bear. Mettetevi seduti che ve la faccio godere. Buongiorno ragazzi, ben ritrovati da Vincenzo. Oggi vi vado a portare come prima prova dell'anno questa bellissima Royal Enfield Bear 650, modello nuovo di casa Royal Enfield. Non potevo esimermi dal portarvelo sul canale, anche perché è una moto, a me piacciono le moto nude e di fatto le scrambler rientrano in questa tipologia di moto, almeno per il sottoscritto. Ve la vado a raccontare, vi faccio fare una panoramica sul mezzo e poi ce l'andiamo a provare su strada. Vi faccio vivere un attimino quelle che sono le caratteristiche di guida di questo mezzo. Bene, dopo aver fatto la solita panoramica del mezzo, guardatevelo ancora bene, ve lo vado a raccontare. Allora, motore bicilindrico fronte marcia, è la quinta declinazione dei prodotti basati su questo bicilindrico, 648 cc, 47,4 cavalli. Rimane nell'ambito dei 35 kW, kilowatt che ci permettono di andarla a guidare anche con la patente A, e questo è davvero un vantaggio. Il motore è lo stesso che equipaggia le altre moto, questa è praticamente derivante strettamente dalla Interceptor, con la quale condivide praticamente il 30% dei pezzi. Una novità assoluta è lo scarico, come potete vedere, 2 in 1, con un rumore discreto, un sound discreto. Si può fare di meglio, io personalmente lo andrei, ma arriveranno sul mercato degli accessori Royal Enfield, i pezzi per poterlo cambiare, io lo andrei a sostituire perché questa moto necessita di un carattere maggiore. Questo tipo di soluzione ha portato che cosa? Un innalzamento dei valori di potenza e di coppia che Royal Enfield ha dovuto gestire come? La prima strada che poteva percorrere era quella di andare praticamente a alzare il valore di potenza massima, uscendo poi dal discorso della patente 2, e questa strada non la voleva percorrere. Diversamente hanno deciso di spalmare questi 4 Nm di coppia rispetto al motore della Interceptor su tutto l'arco di utilizzo, per andare a rinforzare, impolpare quella che è la risposta con i valori di coppia un po' più alti, e ovviare al problema e rientrare nei 35 kW di potenza. È stato davvero una genialata, e per strada vi posso dire, avendole guidate tutte e due, si sente davvero questo innalzamento di 4 Nm. Altra novità la vediamo nella ciclistica, che adesso vi vado a raccontare. Allora, una bellissima forcella della Showa a steli rovesciati, guardate, con i riporti dorati, bellissima, 43 mm, è una big piston. Ovviamente non è regolabile perché insomma i valori del mezzo a livello economico sono quelli che sono, il costo è davvero molto basso. Questo mezzo costa 7.400 euro in questa colorazione Golden Shadow, parte da 7.300 euro e arriva fino a 7.500 euro nella colorazione dedicata a Eddie Mulder, il ragazzino che a 16 anni portò in questa competizione californiana la Big Bear Run, dove vinse nel 1960 con una moto che aveva avuto un incidente, quindi in condizioni disastrose e disastrate lui riuscì a portare a casa la moto e a vincere questo Gran Premio, e Royal Enfield gli intitolò, di fatto gli celebrò questa vittoria producendo una versione a lui dedicata. Vi dicevo della forcella, abbiamo poi un'altra novità, quella che va un po' a contraddistinguere le scrambler, ovvero il cerchio da 19 pollici. Abbiamo un disco da 320 morsicato da una pinza della By-Bre, di casa Brembo anche questa, con doppio pistoncino. L'impatto della forcella visivamente, ragazzi, è tanta roba. Io adoro questo tipo di colorazione, bellissima. Al retrotreno abbiamo una coppia di ammortizzatori tradizionali con la possibilità di agire sulla ghiera per il precarico, e un disco da 270 con monopistoncino su cerchio da 17. Ovviamente, come vedete, ruote rigorosamente a raggi, come si conviene a questo tipo di moto.
La ciclistica è abbastanza sostenuta, non si è avuta la necessità di andare a creare appunto, a portare delle forcelle regolabili per contenere ovviamente i costi, ma anche perché la moto è ben bilanciata. Poi lo vedremo su strada. Io ho fatto qualche chilometro, la moto è praticamente ancora in rodaggio, qualche sconnessione si avverte probabilmente, e qualche vibrazione sul manubrio, adesso vi faccio vedere, probabilmente per il discorso delle ruote, come vedete, tassellate, che vanno un po' a riprendere il prodotto di casa Pirelli, ma sono prodotte da una casa indiana espressamente su richiesta di Royal Enfield. Di qua si lavora tutto in casa. Ragazzi, la cura dei materiali, guardate questo logo in rilievo, è una scultura, è bellissimo. Io lo so che sono di parte e probabilmente non lo nascondo, ma sono anche, riesco a essere anche obiettivo nonostante sia di parte. Sembra un contrasto, ma quello è. Fanaleria che abbiamo già visto, tutta full LED, all'anteriore, al posteriore, anche qua. Qua abbiamo il telaietto che è stato rinforzato per poter ospitare tranquillamente un passeggero e per potervi caricare con le valigie che arriveranno sul catalogo presto, e così come è stato rinforzato anche la doppia culla, come vedete, in acciaio, che va a incastonare e a sorreggere il motore per andare a ovviare alle sollecitazioni che chiaramente questo tipo di moto in un impiego fuoristradistico, secondo me abbastanza limitato, poi ve lo farò, ve ne parlerò su strada, però per quanto la Royal Enfield ha dovuto agire su questo tipo di situazione per andare a portare un prodotto che sia polivalente e guidabile ovunque. Bella anche la tabella portanumero che ci ricorda che siamo ospiti di DRD Moto, via Carlo Imbonati 89 a Milano, dall'amico Carlo. Venite per testare le moto, venite a fare la manutenzione, perché vi accoglierà sempre con tanta disponibilità e tanto cuore. Proseguiamo una carrellata sulla sella, bella e comoda. Vi posso dire che, avendola provata su strada, ottima al tatto, una sella che accoglie tranquillamente 2 persone, come potete vedere. Serbatoio da 13,7 litri, consumi da scooter, perché la moto è dichiarata per una percorrenza di 20,4 litri per 100 km, vuol dire che insomma fa abbondantemente i 25 km con un litro o via di lì. Un'altra novità di questo modello è il manubrio molto largo, con una capriata di rinforzo, vedete, molto bella, tutta in acciaio, quindi si va a ben sposare con il contesto generale della moto. La colorazione, se doveste magari optare per una colorazione, ve la sponsorizzo tranquillamente. Strumentazione, saliamo un attimo a bordo. Qua abbiamo qualcosa di già visto, vedete. Questo è il Tripper Dash che abbiamo già visto sia sull'Himalayan e sulla Guerriglia. Strumentazione molto completa, circolare, che va a sposarsi bene, a fittare bene con le linee classiche di questa moto. Ovviamente qua ci sono un sacco di informazioni che potete andare a reperire agendo sul controllo qua sotto. Abbiamo qua il pulsante per il disinserimento dell'ABS, 2 canali con il posteriore disinseribile, e la particolarità, per chi si fosse perso la tecnologia di questa dashboard, la possibilità di poter effettuare delle telefonate, gestire la messaggistica, ascoltare la musica e poter navigare con Google Maps, perché questa praticamente è stata realizzata in collaborazione con Google per andare a effettuare viaggi senza problemi di dover attaccare telefonini. La tecnologia vecchia di Royal Enfield portava la navigazione turn by turn, ma questa è davvero, con la cartografia, tutta un'altra storia. Ultima carrellata e poi ce l'andiamo a provare su strada. Vi faccio vivere un attimino quelle che sono le caratteristiche di guida di questo mezzo. Davvero molto molto bello. Siamo sempre qua con la cornice di San Siro, altro posto iconico nel quale mi piace presentare le Royal Enfield. E niente ragazzi, pronti per il giro su strada.
Bene ragazzi, cominciamo la nostra prova della Royal Enfield Bear, felicissimo di potervela portare su strada. Si fa apprezzare subito questo bicilindrico, sentite come prende giri, bello vigoroso. D'altra parte, come vi dicevo in presentazione, l'aumento della coppia che è stata distribuita lungo tutto l'arco di utilizzo del motore rispetto all'Interceptor si fa sentire. Faccio subito una menzione al cambio che ragazzi, nelle Royal Enfield è sempre meglio, bello secco, bello puntuale, corsa della leva ridotta, davvero va via benissimo. È un piacere guidarlo, così come è un piacere guidarlo avendo a disposizione il nostro contachilometri digitale con il quale potremo poi navigare, accettare telefonate, sentire musica, insomma potremo fare un po' di tutto. Ormai fanno parte della dotazione dei nostri mezzi anche a due ruote. Posizione di guida, allora parliamo della sella. La sella tra l'altro è molto bella, ben ha il giusto sostegno. Questa è una moto che sulle curve, nonostante le ruote tassellate, credo potrà riservare delle ottime performance e dare delle grandi soddisfazioni. Molto grippante, comunica quello che avviene sotto. La taratura delle sospensioni è, per quanto possibile, abbastanza sostenuta, e quando dico sostenuta sapete che intendo duretta, però senza rompervi le reali terga. Posizione delle pedane sono un po' avanzate e il bel manubrio largo, forse fin troppo largo e forse un po' troppo per i miei gusti, troppo vicino al busto. Non so, c'è una sensazione di qualcosa che non mi torna totalmente, per quanto, ecco, forse troppo ravvicinato alla posizione e forse troppo un filo più basso di quello che dovrebbe, per me, ripeto, il manubrio. La sella è alta 84 cm, dà abitabilità a tutti, anche a quelli alti. Tranquillamente dal 1,65 m andrete via belli sereni, potrete avere contatto tranquillo con l'asfalto. Quindi è una moto adatta a tutti, sia un pubblico anche femminile, sì, perché no, pesa 214 kg con il 90% del serbatoio da 13,7 litri, grandi percorrenze, oltre 25 km con 1 litro, tanta roba, tanta strada da fare in tutta tranquillità e in tutta sicurezza, grazie alla ABS a 2 canali con il pulsante qua posto sui blocchetti ormai riconoscibili di Royal Enfield per il disinserimento dell'ABS al posteriore quando andate a fare un po' di deraponi, un po' di strade bianche. Vi dicevo delle sospensioni, hanno un'escursione abbastanza limitata e si sente. Ecco, rimane la perplessità, io che non sono un esperto utilizzatore in fuoristrada, visto appunto la vicinanza adesso vi faccio vedere la guida in piedi, praticamente una volta in piedi sarete quasi sopra il manubrio e non mi sembra, per quanto sia scarsa la mia esperienza in fuoristrada, non mi sembra una posizione tutto sommato naturale, adatta a questo tipo di utilizzo. Probabilmente le scramble sì sono fatte ma forse sono un tutto tondo, ma niente di specifico. Rimane comunque per me una configurazione ideale e bella di questo bicilindrico che ormai, ripeto, accompagna le Royal Enfield da 5 modelli. Questo è il quinto modello che viene utilizzato e che equipaggia appunto i modelli della casa indiana. Adesso lo facciamo cantare un po', molto svelta anche nello scendere in piega, buona sensazione anche da parte di questi pneumatici, ripeto non sono pneumatici stradali, sono leggermente tassellati, però tutto sommato danno una buona sensazione, rotondi e svelti. Cambio davvero eccezionale. Adesso proviamo un attimino una frenata.
ovviamente anche il posteriore quando vi viene in aiuto in maniera, come tutte le Royal Enfield, che ho sempre segnalato questa grande presenza del freno posteriore potente. Ovviamente maggiormente caricata la moto, mi viene da pensare alla guida in due, e maggiormente sarà il potere frenante del mezzo. Vi ricordo un anteriore da 3,20 e un posteriore da 2,70. Beh, insomma, ci si sente un po'. Adesso affrontiamo questa piccola rotonda, 2 marce buttate dentro tranquille, come scendi in piega. Simpatica proprio. È davvero fantastica. Adesso vediamo un po' con una guida un po' sporca, un po' alla motard, col piede fuori. Oh, guardate come scende, come tiene. Sveltissima nelle S, piff puff, ok, anche questo di catapulta da una parte all'altra. Ragazzi, stiamo parlando di una moto di 214 kg, cioè non stiamo parlando di una libellula. Rispetto alla mia Triumph, che ne pesa 30 abbondanti chili meno, la differenza c'è, ma non ve la fa sentire. Gioco, bel gioco di magia. Questo vuol dire che la ciclistica è sana, è genuina, non si scompensa. Adesso io qua sto adottando una guida ovviamente tranquilla, siamo in città, per carità, però si avvertono anche a bassa velocità i trasferimenti di carico, se ci sono e non sono genuini, si fanno sentire, le avvertite subito, non c'è bisogno di andarla a forzare e metterla per forza in condizioni gravose. Giratina, sentite un po' il rullo. Bene, direi che possiamo fermarci per tirare le conclusioni. Piccolo giretto fatto. Mi riservo la possibilità di fare più avanti magari un giro un po' più turistico, per andarvi a parlare per filo e per segno del comportamento di questa moto, perché merita di essere sviscerato su un percorso sicuramente più lungo. Per il momento è tutto, adesso ho via alle considerazioni finali. Bene, giro terminato, devo dire grande soddisfazione. Come vi ho detto, mi riservo la possibilità di portarvela su un giro più lungo. Vi invito a iscrivervi al canale, perché ragazzi la stagione è appena iniziata, ho in programma una serie di uscite a 2 ruote e non strabiliante, per cui iscrizione e un like per sostenere il lavoro che faccio. Cosa dire di questa Bear 650? Beh, il motore ovviamente non mi è nuovo, il cambio non mi è nuovo, è una moto molto bella, guardatela, si fa davvero ammirare per le sue linee moderne, per essere una moto fruibile a 360 gradi. È una moto con le sospensioni un po' sostenute, quindi andatela a provare. Venite a trovare i ragazzi in DRD Moto in via Imbonati 89 per farvi un'idea e per farvi fare un preventivo, per capire un po' se potrà entrare nel vostro garage. Da Royal Enfield Bear e da Quincenzo, ragazzi, un saluto e alla prossima prova. Buona strada!